Siamo tornati Guarda che devi stare qui, di sopra. Ecco, bravo. Siamo tornati Su di sopra. Perché Giulio? Perché? Siamo tornati perché da, diciamo, una quindicina di giorni ormai mi sto ascoltando questa nuova accoppiata della Solution, il blasonato costruttore elvetico, di cui noi abbiamo già provato un amplificatore integrato che si chiamava 330, quindi serie 3, serie entry level della Solution, e adesso la Solution propone la nuova versione, la rinnovata versione del preamplificatore e del finale stereofonico. Quindi 312 il finale, 326 il preamplificatore, senza bisogno di leggere, Sì, giusto? io leggo perché non me li ricorderò mai. Ecco, Sono numeretti, ecco. quindi va bene, non me ne vergogno. Allora, dalla Svizzera con furore, mi verrebbe da dire, perché è proprio una bella accoppiata. Sì. Subscribe, campanella, seguiteci, a tra poco. Partiamo dal finale che si chiama 312. 312. È un amplificatore in classe AB. Passiamo invece al Preamplificatore che si chiama 326. Giusto? Esattamente. Esatto. Allora, ci accucciamo. Ci accucciamo, assolutamente. Così guardiamo lì. Assolutamente. Ecco qua il 326. Contenuti all'interno delle Vivid. Sì, dei due barbapapà. Dei due barbapapà. Allora, il 326 ha alcune caratteristiche interessanti. Partirei dal fatto che è un amplificatore che può essere, al momento dell'acquisto, ma anche successivamente, integrato con una serie di parti aggiuntive. Esatto, che sono il prefono o il DAC. Esattamente. O entrambi. O entrambi. Ovviamente stiamo parlando non di come dire, un retrofit generico, ma di un eccellente fono e di un eccellente DAC. Interessante, lo avevamo già visto nell'integrato, il selettore del volume, che è un doppio selettore del volume, cioè il vero selettore del volume è un selettore a resistenze. Ma per evitare durante l'azionamento il clic clic delle resistenze, c'è un secondo selettore del volume che fa riferimento a un FPGA che prende in mano il controllo nel momento in cui o da manopola o da telecomando si va a regolare il volume. Una volta che si è arrivati al giusto valore che uno vuole, si sente dopo qualche istante clic e a quel punto è entrata la resistenza di valore adeguato rispetto a come uno ha posizionato la manopola del volume. È immediato, nel momento in cui tu giri il volume, alzi o abbassi. Nel momento in cui senti click, tu hai la consapevolezza che è passato dal volume della FPGA al volume reale, certo. L'amplificatore è governabile sempre attraverso questa manopola e attraverso il bottone prog in tutta una serie di parametri. Ad esempio i parametri che servono alla regolazione del DAC o alla regolazione del fono, del fono. La versatilità è relativamente semplice: due ingressi XLR, due ingressi RCA, uscite altrettanto XLR e RCA e basta nel preamplificatore standard. Poi se ovviamente si inserisce il fono c'è l'ingresso per il fono. Anche in questo caso Solution, come ci ha abituato ormai da qualche anno, fa largo impiego di alimentazioni di tipo switching. Nel caso di questo finale qui abbiamo visto di alimentatori switching, ce ne sono ben 4. E vi diciamo che in questo finale non ci sono capacità di filtro ulteriori, che non vuol dire che non ci sono, perché sono contenute all'interno degli alimentatori switching. Sì? È vero. Interrompimi. Posso? Sì. Cioè, devi. No, allora è una piccola spigolatura che è uscita fuori parlando con l'ingegner Chiappetti. Sì. Laddove l'alimentatore switching è un alimentatore iperveloce, viene meno anche la necessità della capacità di filtro, perché è l'alimentatore stesso che è talmente tanto veloce da essere in grado di... Quindi le capacità presenti all'interno della sezione degli alimentatori
sono già sufficienti a far funzionare il... Esatto, poi se si vuole migliorare ancora, come nel 511 e nella serie 7, ci sono anche le capacità, ma se ne può fare a meno, tanto che questo finale ha comunque il tool di scarica dei condensatori. Sì, assolutamente. Infatti quando lo si spegne, e lo state vedendo adesso, compare la scritta discharging caps, cioè scaricando i condensatori. Devo dire che questo finale, assieme alle Kaia che 90 vedete qui, insomma, ha fatto un gran figurone. Francamente non ha sfigurato nei confronti del fratello maggiore, il quale ovviamente ha più grip, ha più come dire, controllo, più capacità espressive, passatemi il termine, ma insomma anche questo. No, anche perché costa pure il doppio il fratello maggiore. Sì, il fratello esatto. maggiore costa il doppio. Benissimo, andiamo a sventolare, siamo pronti, ciao. Allora, vieni qui, facciamo subito vedere la scheda fono, che abbiamo detto essere una scheda opzionale, giusto? Bellissima. Prima di tutto capacità Mundorf MCAP Evo, MCAP Supreme, MCAP Evo quelle bianche, MCAP Supreme quelle nere, poi i famosi Vimarossi a profusione, Sì. ok? Alimentazione presa direttamente da giù, poi vedremo come, e questi due bellissimi cavi schermati, uno per il canale sinistro e l'altro per il canale destro. Infatti se ti riesci a avvicinare alla scritta c'è proprio scritto out left. Sì, Ok, sì. e vanno fino sotto. Ci siamo? Ci sono. Poi andiamo sulle due schede di uscita, sono uguali, quindi magari inquadriamo quella che vuoi, questa o quella è lo stesso. Queste qui sono schede che prendono alimentazione da giù attraverso questo flat cable. Sì. E questi cavi qui che vediamo rigidi, neri e bianchi, sono i cavi di segnale che vengono dalla scheda di preamplificazione vera e propria. Notiamo che questo tipo di cablaggi è lo stesso che abbiamo visto in ingresso sul finale, quindi cavi rigidi, perché la Solution ci tiene particolarmente che il cablaggio interno del segnale sia con cavi rigidi, ok? Addirittura direzionali, quindi una cosa e poi meravigliosa. vedo Sì. che addirittura il connettore di uscita è proprio saldato sulla scheda, non c'è interposizione di cablaggio. Esattamente, è saldato sulla scheda, e infatti questa è proprio la parte di preamplificazione finale del preamplificatore vero e proprio. Questa è una scelta molto intelligente perché evita che ci siano dei cavi di collegamento sulle boccole di uscita. Ok. Poi questo è il relè di attacco e stacco che succede quando accendi, e poi vediamo l'uso sia di operazionali che di discreti, tutto in tecnologia SMD con stampati molto più spessi del normale. Non lo so se riusciamo a inquadrarli. Sì, sì. Molto più spessi del normale perché? Perché così le piste sono più spesse e quindi ci circola meglio la corrente. Andiamo poi sull'alimentatore. Ti posso chiedere una Sì, cosa? dimmi. Quella batteria che sto inquadrando adesso di scatolette nere che stanno a ridosso del pannello sulla scheda fono. Queste ho la sensazione che siano delle impedenze che servono per attaccare, Caricare. per fare il carico, però col beneficio dell'inventario dovrebbero essere. Ok, allora poi alimentazione manual, stessa marca delle sezioni switching che stavano sul finale. È un alimentatore da 24 volt 2 ampere e mezzo, classica tensione di alimentazione di un preamplificatore. E poi mentre qui sotto c'è tutta la logica di controllo proprio a ridosso dell'alimentatore, Sì. qui sotto e qui sotto ci sono sia i relè di switching degli ingressi che i relè che fanno il volume, Certo. completamente separati. Questo è totalmente dual mono, infatti qui puoi inquadrarlo facilmente, qui no perché c'è la scheda fono, ma se potessi inquadrarlo vedresti, eccoli là, i relè uguali, identici a questi, che sono questi qui che fanno il volume. Ok, provo a fare uno zoom. Sì, eccoli qua. Eccoli qua. Ok, questo poi capacità MCAP Evo uguale a quella che abbiamo visto sul fono,
E poi infine possiamo vedere la predisposizione per la scheda DAC che va qui, Si toglie il tappo che sto inquadrando là dietro. che è questo, e si inserisce una piattina, vedete, to DAC board, una piattina che va. Inquadro, eccolo qua, Poi facciamo una bella inquadraturina su questo display e quindi su tutta la logica di controllo del display e infine sull'encoder che serve sia per regolare il volume che per fare l'ok della funzione. Allora questo è l'encoder, eccolo qua, e qua torno sulla scheda del display e di controllo. Ok, ovviamente la costruzione è monumentale come abbiamo visto anche per il finale e l'unica cosa che rimane da dire, eccolo qua, questo è l'ingresso del DAC, quindi il DAC opzionale si cabla come il fono, infatti vedete DAC e qui c'è il fono. Qui possiamo chiudere, il finale lo andiamo a sventrare adesso perché prima il pre e poi il finale si fa così, no Giulio? Beh sì, diciamo che questa è la prassi. Caro Giulio, è sempre un piacere per me sventrare questi prodottini di fascia high-end. Allora, cominciamo con il vedere questi 4 alimentatori, Sì. 1200 volt ampere, tutti e 4 insieme con un picco che supera i 4000 volt ampere. Sì. Dopo, se vuoi adesso, possiamo far vedere il fatto che sono degli alimentatori fatti apposta ad hoc per Solution, perché avrebbero la predisposizione per la ventolina qui dietro, ma la ventolina non c'è. Ok, Eccolo qua, giro. vedi? 3 e 4. Sì. Ok, questo quindi vuol dire che questi alimentatori sono molto surdimensionati, quindi sicuramente riescono a tirare fuori molto più di 1200 volt ampere. Facciamo vedere intanto che tu giri Sì. la marca che è la Manual, che è la stessa marca che abbiamo trovato nel finale, nell'integrato HRP 300N3 48 volt, quindi vuol dire che questi tirano fuori 48 volt duali 48048 e infatti questo è un amplificatore che tira fuori 120 watt a canale su 8 ohm. E su 4 quanti? 240? E su 2 quanti? Non lo so. 480. 480, ecco. Passiamo poi a questo splendido cablaggio della massa. È una barra enorme dove vediamo che sono collegati infatti 2 negativi dei binding post di uscita delle casse. E questa è una caratteristica tipica Solution di queste barre, in questo caso vabbè questi cavi di grande dimensione, nel caso del finale che abbiamo su di sopra è proprio una barra di rame enorme che vanno direttamente collegati ai morsetti di uscita. Esatto, e vediamo anche il cablaggio della 220 volt che dalla vaschetta IEC con filtro arriva qui Sì. e poi passa agli alimentatori, al bus che li alimenta e sono fatti con la stessa filosofia. Cavo di alto livello, direzionale, Sì. Le schede, schede che ovviamente sono 2 perché questo è stereo. questo è Giusto? stereo ed è un totale dual mono simmetrico. Esattamente, esattamente. I transistor finali sono 6. Sai perché sono 6? Non lo so. Perché sono 6 le resistenze di emettitore. Eccole qua, queste verdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sono sistemati qui, infatti le possiamo vedere se vieni con la telecamera. Avviciniamo la luce. Secondo me ha senso avvicinare la luce. Giusto? Ecco, sì, Esatto. qualcosina riesco a mostrare. Ecco qua, 1, 2, 3 e sotto ci sono gli altri 3 e questi invece sono i driver, 1, 2, 3 e sotto ci sono gli altri 3 ma non li potete vedere. Una cosa molto bella sono questi 2 transistor, 1 e 2, Sì. qua e di là, che sono messi faccia a faccia in modo da avere la stessa identica deriva termica e quindi da avere lo stesso identico guadagno. È una cosa, una chicchetta molto carina, Ok. che denuncia del resto la eccezionale qualità costruttiva. Ma guarda che bei condensatori rossi che ci sono. I tuoi migliori amici. Esatto, questi sono i Vima rossi che a me piacciono tanto. Tra l'altro volevo sottolineare il fatto che i componenti sono tutti di altissimo livello. Certo. Qui poi vediamo due Flat. flat cable, 2 piattine, una e 2,
che finiscono su questo pannello. Questo è il pannello che sta dietro al display. Esatto. Ok, che è solo display, tra l'altro il classico solution molto bello a punti rossi, Sì. con un unico tasto di power che però è multifunzione, quindi serve anche per cambiare il brightness e per cambiare qualche Qualche altro altro settaggio. Quindi- Costruzione rigorosamente dual mono. dual mono, così. Vediamo qui questi grossi bulloni che corrispondono con i contatti più 0 meno Ok. che escono dagli alimentatori e vanno nelle bancate dei finali. È ovvio che 2 sono per questo canale e 2 sono per l'altro, chiaramente. Poi scheda degli ingressi, Che è questa che sta sotto. che è questa che sta sotto, che ha anche l'alimentatore per i servizi, quindi diciamo l'alimentatore per l'accensione, Sì. ok? Con il relè collegato, e poi gli ingressi XLR, E infatti, perché eccoci ha qua. solo ingressi XLR. Ha solo ingressi XLR. Con il deviatore per mettere la massa flottante o meno. Esattamente. Esatto. Poi c'è la possibilità di aggiornare il firmware mediante questo porta USB e poi abbiamo i binding post. Perfetto, belli. Eccellente fattura. Comodo tra l'altro questa possibilità, ecco. Di Sì, solito questa veramente la Sì. apprezzo molto. Sì. Piuttosto imponente, lo facciamo vedere, il dissipatore. Sì, imponente. Ultima chicchetta che volevo far vedere, vieni qui sugli ingressi, com'è il cablaggio degli ingressi. Perché è fatto con questi due conduttori in rame solido che direttamente dall'XLR vanno negli stadi di amplificazione. Cortissimi, in Teflon, ovviamente la massa che gli viene mandata dal circuito stampato, quindi non hanno bisogno del terzo filo. E visto che adesso abbiamo aperto il finale, adesso andiamo ad ascoltare. Sta pure un po' a rima, Giulio? Assolutamente Ok, sì. a tra poco, ciao. Togli Giulio, va, togli. Ci piace tanto Peter Gabriel, ma dobbiamo pensare alla nostra accoppiata Alla nostra recensione. Solution. Ok, Sì. comincio io o cominci tu? Ma prego, comincia tu. Allora, a me questa accoppiata elvetica mi è piaciuta e mi ha convinto davvero tanto. So che poi... Partendo anche da un'iniziale diffidenza. Sì, bravo. Nonostante l'iniziale diffidenza. Nonostante l'iniziale diffidenza, perché il suono tipico di Solution, che è un suono molto molto preciso, era un suono che certe volte non apparteneva proprio alle mie corde. Anche perché dovete immaginare a questo livello di costo che non è che c'è l'elettronica che va bene e l'elettronica che va male, No, c'è quella che ti piace e quella che Esatto. ti piace meno. Vanno tutte bene. Vanno tutte molto bene, devi solo scegliere come scegli un vestito, come scegli la macchina che ti piace, quindi non è giusto parlare di va bene, va male, è giusto parlare di mi piace di più o mi piace di meno. Devo dire che questa accoppiata, soprattutto anche rispetto al prezzo, perché parliamoci chiaro, pre e finale della serie 3 costa come un finale della serie 5. Sì. Esatto, mi ha davvero molto convinto. Sì, stavo pensando alla tua affermazione che susciterà il disappunto di tutti quelli che scriveranno la verità del suono, deve essere l'impianto in grado di tirare fuori la verità. Vabbè, diciamo che sono affermazioni che a me lasciano sempre un po' perplesso. Allora, io racconto brevemente come si è svolta per me la prova di ascolto. Io ho un finale Solution, come finale che utilizzo in questa stanza, un 511, collegato direttamente al mio DAC playback, il quale ha un controllo di volume di tipo analogico, quindi a tutti gli effetti può essere considerato un preamplificatore. Quando io ho inserito il pre, perché naturalmente la curiosità mi è venuta, proviamo a vedere come il finale Solution e il pre Solution si comportano assieme e qual è la differenza
con il pre o senza il pre. La differenza è stata mostruosa, una differenza abissale, talmente tanta la differenza è stata che ho rinunciato alla mia iniziale ipotesi di non utilizzare più un preamplificatore. Cioè lo dico davanti a tutti pubblicamente, mi ricomprerò un preamplificatore. Perché? Perché è tutto meglio in questo caso, è più grande lo stage, è più profondo, è più alto, il suono esce dagli altoparlanti, si distende facendo sembrare questa stanza, che non è grandissima, enorme. Gli attacchi, i rilasci, è tutto più stretto, è tutto più a tempo, è tutto più violento quando c'è necessità, dolcissimo quando c'è necessità. I colori degli strumenti dell'orchestra sinfonica sono vividi, gli ottoni scintillano, i tamburi arrivano con una violenza da farti rimanere, boom, così, bellissimo. Però non generalizziamo, nel senso che ci sono poi DAC con la sezione pre, con il controllo del volume, che possono essere abbinati ad altri amplificatori e magari andare benissimo. Quindi nel caso di Giulio... Nel caso di Giulio è qualcosa che forse io mi auguro poi di riuscire a capire prima o poi, perché è chiaro che io prima di fare questa scelta di andare senza il preamplificatore mi ero fatto tutto un ragionamento sulla compatibilità elettrica fra il finale e l'uscita del DAC. Ma ripeto, mia figlia, che l'altro giorno è entrata dentro casa mentre la musica stava suonando, ha sgranato gli occhi e ha detto: papà, ma che è successo? Cosa hai cambiato? Ma da fuori dalla porta, cioè neanche seduta qua, fuori dalla porta se ne è immediatamente accorta. Quindi la differenza è totale. Vai. No, volevo fare poi una considerazione riguardo il finale, no? Infatti. Ok, scusa. Stavo arrivando anche io lì. Soprattutto riguardo all'alimentazione, no? Perché questo è un finale con alimentazione switching, quindi molti di voi diranno: però l'alimentazione switching... Allora, prima di tutto è facile dirlo, tenete conto che la Solution ha fatto un percorso lungo 20 anni nel quale è arrivata poi a questo tipo a perfezionare questo tipo di soluzione, che ha degli alimentatori switching che vengono da un'azienda commerciale fatti apposta per loro e sui quali ha lavorato. Non è che improvvisamente ci si immagina di mettere quell'alimentatore switching e le cose funzionano. No, mi ricordo quell'articolo, quel video che abbiamo fatto sul mio amplificatore. Io ho cambiato tantissimi condensatori, qualche trasformatore prima di arrivare al suono che mi piaceva, e quello è stato un percorso che poi nel caso di Solution diventa amplificatori, ma che ha, come dire, delle considerazioni, un costo, quindi vi prego di mantenere la calma prima di scrivere un commento inopportuno. Sì, anche perché dobbiamo anche ragionare sul fatto che qui stiamo parlando di una fascia estremamente elevata di prodotti. I prezzi del resto lo testimoniano. Utilizzare l'alimentatore switching o l'alimentatore lineare non è una scelta che fa guadagnare di più o guadagnare di meno, cioè a questo livello, esatto, insomma, questo tipo di considerazioni diventano meno influenti. È chiaro che se tu stai facendo un prodotto che pensi di costruire in centinaia di migliaia di esemplari, passare da un alimentatore lineare con i suoi costi, i suoi pesi e i suoi ingombri a un piccolo alimentatorino switching lì fa enormemente la differenza, ma in serie così piccoline come sono le serie dei prodotti high-end, con dei costi che sono comunque dei costi importanti, la scelta è stata fatta esclusivamente, vi prego di crederci, su considerazioni di carattere sonico, ma non in assoluto, cioè in relazione alla tipologia di amplificazione che Solution produce. Ma poi mi viene da dire, cioè, voi questi oggetti li dovete prendere come delle scatole che vi danno delle emozioni, quindi li ascoltate in quanto tali, indipendentemente da quello che c'è dentro, o vi piacciono o non vi piacciono, o vi piacciono poco o vi piacciono molto. Quindi perché andare a fossilizzarsi su che cosa c'è dentro e su come è costruito? A me viene da dire, non è un problema nostro.
Allora, quantomeno la mia posizione è, a me non è che interessa particolarmente, mi può incuriosire, ma insomma, se io trovo un oggetto che suona e mi suscita emozione, a me della tecnologia con cui è costruito, francamente, me ne importa veramente poco. Quello che io vado cercando sono emozioni. Tutto qua. Poi, Gratificazioni, no? Anche il Jeff Roland, il 555, sempre con alimentazione switching, totalmente diverso da questo, altrettanto bello ma totalmente diverso. Quindi le cose vanno scelte, vanno ascoltate, vanno ponderate e vanno scelte secondo la gratificazione che ci danno, indipendentemente da quello che c'è dentro la scatola. assolutamente. Due parole sul finale, perché poi mi sono concentrato molto sul pre. E, insomma, ecco, vi ho detto l'effetto che ha fatto l'inserimento del pre in questa catena di ascolto. Naturalmente io ho fatto poi le stesse prove, quindi ho utilizzato il finale con il pre e senza il pre, quindi direttamente collegato al DAC. Diciamo che l'ordine, la grandezza, la magnitudo dell'intervento del preamplificatore anche con questo finale qui si è sentita. È chiaro che per me era naturale fare il paragone con il fratello grande, con il 511. È un paragone che è talmente ovvio che ve lo potete immaginare da soli. Lì nel 511 c'è più di tutto, c'è più profondità, c'è più potenza, ma questo amplificatore qui, tolto il confronto con il 511, preso in assoluto, è un amplificatore molto 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 emozionante, gratificante. È un amplificatore che con una cifra molto elevata, è chiaro, non c'è dubbio da questo punto di vista, perché comunque parliamo di una cifra impegnativa, ma ti fa entrare a pieno titolo dalla porta principale nella sonorità che Solution propone ormai da diversi anni. Come ha detto Giancarlo, è una sonorità che può piacere o non piacere. A me ultimamente mi sta sempre più prendendo, mi ci trovo sempre più dentro, e quindi il fatto che ci sia la possibilità di avere questo tipo di suono a questa cifra mi sembra una Sì. ottima idea. Volendo spendere di meno c'è l'integrato, che comunque è pur sempre impegnativo, ma probabilmente costa un terzo, se non la metà. Sì, poi è chiaro, spendere il doppio per prendere il 511 con dei miglioramenti sicuramente forti, rimarchevoli, ne vale la pena? È chiaro che poi più migliori e più la differenza è sottile, ma c'è. C'è, e poi è chiaro che poi stiamo sempre alla solita faccenda dell'high-end. È chiaro che poi tutta la catena deve essere equilibrata, quindi non è che ti prendi un finale importante e il resto non lo è, no, tutto chiama un miglioramento mantenendo l'impianto tutto sullo stesso livello. Dei diffusori impegnativi. Quindi diffusori impegnativi, una sorgente impegnativa e via discorrendo. E io come accoppiata pre e finale importante, questa 326 e 312 mi sento di caldeggiarla. Sì, di consigliarla fortemente, anch'io, Fortemente. sì. In termini di utilizzabilità, viva Dio, c'è fondamentalmente la manopola d'accensione, la selezione degli ingressi e il volume fine, non ti devi stare a impazzire con niente. E poi c'è anche una considerazione di tipo commerciale che è molto lontana da quella del gusto che facciamo noi, ma in fin dei conti Solution è uno di quei costruttori molto blasonati, molto ricercati e molto apprezzati, che poi ti permette di mantenere anche il prezzo, il valore di ciò che hai acquistato. il valore di ciò che hai acquistato, la facile rivendibilità, e quindi anche quello potrebbe essere poi una freccia nell'arco. Un bonus. Esatto, un bonus importante. Allora, grazie a Audio Plus High-End che ci ha dato la possibilità caro Emanuele, grazie, ti salutiamo e subscribe, campanella, mi raccomando, seguiteci, ne abbiamo bisogno. E anche fate quel click che a noi ci aiuterebbe tanto. Ciao.